Ciao, benvenuto a un nuovo video qui sul mio canale. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi in italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. In realtà mi sono accorto che su questo canale parlo quasi sempre di lingua italiana e poco di cultura. Quindi ho pensato, perché non fare un video in cui rispondo alle domande più frequenti che riguardano l'Italia e gli italiani? Ho fatto qualche ricerca su Google e i risultati sono davvero interessanti. Il video di oggi ti sarà molto utile per conoscere il punto di vista di un italiano nativo su tanti argomenti che riguardano il bel paese, ma anche come semplice esercizio d'ascolto per migliorare il tuo italiano. Ci tengo a specificare che tutte le risposte che darò si basano sulle mie esperienze personali, sulle mie percezioni e sulle mie opinioni. Le domande tra cui potevo scegliere erano tantissime e per motivi di tempo ho dovuto selezionarne 10. Cominciamo subito con la prima domanda, che riguarda il cibo. Gli italiani mangiano davvero la pasta tutti i giorni? Beh, la pasta è molto diffusa nella dieta italiana. I dati dicono che siamo di gran lunga la popolazione che consuma più pasta al mondo, intorno ai 23,5 kg all'anno per persona. Sembrano tantissimi, ma se dividiamo questa quantità risulta che gli italiani mangiano mediamente 64 grammi di pasta al giorno, che sarebbe una porzione minuscola. Quindi sì, mangiamo pasta abbastanza regolarmente, ma non sempre in grandi quantità. Il tipico pasto italiano è diviso in differenti portate. Abbiamo l'antipasto, il primo piatto, che di solito è un carboidrato, come la pasta o un risotto, il secondo piatto, che è una proteina accompagnata da un contorno, e il dolce. Ovviamente non mangiamo sempre tutte queste portate, perché non abbiamo il tempo di prepararle durante la settimana e nemmeno per mangiarle durante le nostre brevi pause pranzo. C'è chi preferisce mangiare un primo piatto di pasta a pranzo e un secondo di carne o di pesce a cena, accompagnato da un contorno di verdure. E in questo caso sì, questa persona mangerebbe un piatto di pasta tutti i giorni. Tuttavia ci sono anche italiani che cucinano la pasta molto raramente. Comunque devo ricordare che la pasta prodotta in Italia non fa male e anche mangiarla tutti i giorni non è assolutamente ripetitivo, perché è un ottimo carboidrato che può servire come base per qualsiasi condimento. Possiamo mangiare una pasta con le verdure, una pasta con il ragù di carne, una pasta con i frutti di mare. Le opzioni sono praticamente infinite, quindi mangiare la pasta con regolarità non significa mangiare sempre la stessa cosa. Come sempre, la differenza la fanno le porzioni, le quantità. Mangiare 300 grammi di pasta non è come mangiarne 80 grammi. La seconda domanda è: cosa mangiano gli italiani a colazione? La tipica colazione italiana è molto semplice e generalmente dolce. Riguardo al cosa mangiamo, dobbiamo fare una distinzione tra colazione a casa e colazione al bar. La maggior parte degli italiani, quando fa colazione a casa, prepara un caffè con la moka e mangia qualche biscotto o delle fette biscottate con la marmellata. Se invece fa colazione al bar, ordinerà un cornetto o una brioche, come la chiamiamo al nord, con un caffè o un cappuccino. In questo video sto generalizzando e semplificando,
ma la realtà di oggi è molto più varia e complessa di come te la sto presentando. Tra l'altro, io rappresento una di queste eccezioni perché alla mattina preferisco una colazione salata. Mangio del pane con delle uova, del formaggio e anche dello yogurt con avena e frutta. Ma io non rappresento la media degli italiani. È raro che in Italia le persone facciano colazioni sostanziose come in altri paesi, con pancetta, uova o prosciutto. La nostra colazione è vista più come una piccola spinta a iniziare la routine che come un vero pasto completo. Ma io sono in profondo disaccordo con i miei connazionali su questo punto. Perché gli italiani odiano la pizza con l'ananas? Bella domanda, e la risposta sembra molto semplice, ma non lo è. Chi ha mangiato una pizza buona in Italia sa perfettamente quanta importanza diamo alla qualità degli ingredienti e agli accostamenti di sapori. Potresti pensare che agli italiani non piaccia mangiare la frutta con il salato, ma in quel caso ti farei notare che esistono già delle pizze tradizionali con questo tipo di abbinamenti: prosciutto e fichi, mele e gorgonzola, senza dimenticarci del famosissimo antipasto prosciutto e melone. Tutti questi sapori sono molto apprezzati dagli italiani, quindi perché non ci piace la pizza con l'ananas? È vero che quasi sempre queste pizze con la frutta che ti ho menzionato sono preparate senza il pomodoro, a differenza della pizza con l'ananas. Forse l'acidità del pomodoro non combina bene con la frutta? Può essere, ma io credo che gli italiani odino questa pizza perché viene dall'estero. Consideriamo la pizza con l'ananas una rilettura esotica di un nostro piatto tradizionale. Non è una nostra pizza e quindi facciamo fatica a tollerarla. In realtà non so nemmeno se si possa parlare di odio. Odio è una parola molto forte. Direi che questa cosa dell'ananas sulla pizza è diventato più che altro un meme e anche a noi italiani piace scherzarci su. Perché gli italiani non bevono il cappuccino dopo mezzogiorno? Anche questa è una regola non scritta che è diventata molto celebre su internet. Il cappuccino è considerato da noi italiani una bevanda da bere a colazione, perché contiene più latte che caffè ed è quindi più difficile da digerire se bevuto durante la giornata. Quindi dopo pranzo o dopo cena preferiamo bere un caffè piuttosto che un cappuccino. A me personalmente il cappuccino piace molto, quindi a volte lo bevo anche di pomeriggio, magari insieme a una fetta di torta. Secondo me il vero sacrilegio si compie quando si beve il cappuccino insieme a una pizza o a un piatto di carbonara, cosa che ho visto fare a qualche turista e secondo me è imperdonabile, ma questa è la mia opinione. L'Italia è un paese sicuro? Sì, assolutamente. L'indice di omicidi in Italia è uno dei più bassi d'Europa, 0,6 su 100.000 abitanti. Questo indice è più alto in paesi come la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, il Canada, per non parlare degli Stati Uniti. Quindi, se sei in vacanza in Italia e segui le normali regole di buon senso, è raro che ti possa capitare di subire un crimine violento. Ovviamente con alcune distinzioni tra le grandi città e le piccole, così come tra i centri storici e le periferie. Ecco, magari nei luoghi turistici fa attenzione ai borseggiatori che potrebbero portarti via il cellulare o altri oggetti di valore che porti con te. Attenzione borseggiatrice! Attenzione pickpocket! Per il resto direi che puoi sentirti al sicuro. Cosa pensano gli italiani degli americani?
inteso come degli statunitensi. Non esiste un'unica risposta, dipende. Alcuni italiani ammirano molti aspetti degli Stati Uniti, come le tecnologie all'avanguardia, le opportunità di lavoro, una visione generalmente ottimistica dell'economia. Non è un segreto che sono molti di più gli italiani emigrati negli Stati Uniti che il contrario, ma una buona parte degli italiani ha spesso delle opinioni critiche nei confronti di certi aspetti della società americana, come l'approccio alla salute, al lavoro e alla politica. Le opinioni sugli Stati Uniti variano moltissimo da persona a persona e possono dipendere anche dalle esperienze personali, dal contatto diretto con il paese e più in generale dalla visione del mondo e dai valori personali. Quindi non posso generalizzare su questa risposta, ma sicuramente questi sono gli aspetti contrastanti che possono essere apprezzati o criticati in generale dagli italiani. Gli italiani sono latini? Storicamente sì, assolutamente. L'etimologia di latino deriva da latinus, che significa abitante del Lazio, la regione dell'Italia centrale da cui la lingua ha avuto origine e si è diffusa attraverso l'impero romano, evolvendosi nelle lingue romanze moderne, come l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, il francese e il romeno. Noi siamo latini perché parliamo una lingua che viene dal latino e anche perché il Lazio, la regione di Roma che ha dato origine a questa parola, è una regione italiana. Quindi sì, siamo latini. Tuttavia, gli italiani non sono considerati latini nel senso comune dato a questa parola negli Stati Uniti per riferirsi agli abitanti dell'America Latina che parlano spagnolo o portoghese, come i messicani, gli argentini o i colombiani. Quindi potremmo dire che dipende dal contesto. Cosa dicono gli italiani quando qualcuno starnutisce? Risposta semplice e veloce. Salute. Perché gli italiani danno tanta importanza all'abbigliamento? La moda e l'abbigliamento in Italia hanno una storia culturale molto forte. È uno dei paesi con più stilisti di fama internazionale. Armani, Gucci, Dolce Gabbana, Valentino, Prada. E possiamo dire che in Italia vestirsi bene è visto come un gesto di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri, un modo per presentarsi correttamente in pubblico. Anche il concetto di bella figura o buona impressione include la cura dell'aspetto estetico. Molto importante è anche l'eredità storica. Le famiglie ricche e nobili investivano molti soldi in vestiti belli e di qualità e quando le condizioni economiche degli italiani sono migliorate, per noi è diventato normale coltivare questo culto della bellezza anche nella cura e nella scelta dei vestiti. Ultima domanda molto interessante e che meriterebbe un video intero. L'Italia è un buon paese per vivere? Questa è una domanda soggettiva, ma molte persone apprezzano l'Italia per la sua qualità della vita, per il clima, per la cultura, per il cibo, per la bellezza paesaggistica e struttura sociale. Oggettivamente l'Italia ha un sistema sanitario pubblico abbastanza efficiente, un'ottima offerta culturale e anche un clima mediterraneo molto gradevole per tanti turisti stranieri, anche se dipende dove sei perché il clima cambia in base alla regione. Tuttavia ci sono anche dei grandi problemi come la burocrazia lenta e il mercato del lavoro completamente stagnante. La risposta alla domanda dipende molto da ciò che ciascuno cerca.
Chi dà la priorità alla cultura, alla bellezza, al cibo e in generale alla qualità della vita può trovare l'Italia un posto eccellente in cui vivere. Chi cerca un posto giovane, moderno, con un'economia dinamica, potrebbe preferire altri paesi per vivere. E siamo arrivati alla fine del nostro video. E tu come avresti risposto a queste domande? Cosa ne pensi di quello che ho detto? Puoi usare lo spazio dei commenti per scrivere le tue considerazioni e io ti leggerò con moltissimo interesse. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perdertene nessuna delle prossime che pubblicherò, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Alla prossima!